Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche generali per la seconda metà di maggio 2024. Quante carte ragazzi, prendo solo quelle girate, andiamo a curiosare questa cos'è, sì va bene, solo quelle girate, era un diavolo. Allora, qui abbiamo l'appeso e la carta della forza. Dunque, sento come se ci fosse un momento di stallo dove avrete bisogno di far leva sulla vostra forza interna per uscire da questo momento. Diciamo che quando c'è l'appeso c'è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, è come il mettersi nei panni dell'altro o diciamo vedere la situazione da un'altra prospettiva proprio per riuscire poi ad affrontarla, a superarla. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video che trovate sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ai corsi gratuiti presenti sul canale. Vi ricordo che queste sono letture generiche, ragazzi, possono riguardare la famiglia, il lavoro, gli affetti, i rapporti di coppia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante in modo da darvi come una guida e poi andrò a fare degli esempi per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Allora, partiamo da un 4 di coppe, un 5 di bastoni, ruota della fortuna, cavaliere di spade. Sì, sento che è un po' come se fosse in una situazione di stallo, dove probabilmente potrebbero anche esserci dei conflitti nella terza settimana di maggio. Poi andiamo avanti con un 9 di bastoni, un asso di coppe, il giudizio e un 7 di bastoni. C'è la voglia di uscire da un certo tipo di situazione o da un certo tipo di relazione. Sento che qualcuno ha proprio voglia di scappare, ha voglia di stare bene, mi viene anche da dire, ragazzi. Non riesco ancora a individuare se è una questione più legata alla famiglia piuttosto che al lavoro o alla vostra vita in generale, perché vi confesso che potrebbe anche essere una lettura molto più ampia. Andiamo a vedere carta per carta così riesco a darvi delle indicazioni aggiuntive. Allora, 2 di bastoni e cavaliere di coppe. Qui probabilmente vi è stata fatta un'offerta, se non vi è ancora stata fatta, vi sarà fatta a breve. Ed è da lì che inizierete a pensare a come cambiare le cose, come uscire da questa situazione di stallo di cui ci parla l'appeso. Diciamo che all'inizio del periodo, quindi verso metà mese, potreste non ancora aver chiaro come uscire dalla situazione, ma il parlare con qualcuno, l'incontrare qualcuno, in questo caso con un cavaliere di coppe potrebbe anche essere un potenziale partner. Quindi questo dialogo, questa chiacchiera, questo confronto potrebbe, diciamo così, aprirvi la mente ad eventuali possibilità, ad eventuali ehm, nuove prospettive che adesso non state tenendo in considerazione. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo un 3 di coppe. Prendo solo quella che si è girata. E la giustizia. Allora, se state aspettando dei contratti, se allora, che si tratti di bandi, ho sentito anche la parola pubblicità, quindi non so, ma magari qualcuno risuona.
ehm, bandi, gare, come vi ho detto prima, pubblicità, contratti che arrivano, c'è comunque il raggiungimento di un risultato. Non sarà semplice perché c'è un 5 di bastoni, quindi ve la dovrete lottare. Potrebbe essere che ci siano anche diversi clienti, fornitori, adesso dipende da che cosa vi occupate voi, di diverse voci, diciamo così, intorno a voi per le quali sia un po' difficile ottenere il risultato, ma qui avete la giustizia, quindi il contratto arriva, l'accordo, la regolarizzazione, quello che è la raccolta dei frutti. Però ho la sensazione che vogliate comunque scappare da un certo tipo di situazione. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Asso di coppe nuovamente, perché ce l'avete già qui, e re di denari. Allora, qui potrebbe rappresentare una situazione con o una persona di interesse, ragazzi, o per qualcuno potrebbe riguardare il lavoro o un ruolo specifico comunque. Andiamo a vedere il cavaliere diavolo. Allora, qui ci potrebbe essere una questione legata alla fretta, come se ci fosse fretta di raggiungere questo accordo, di raggiungere questo contratto, questo risultato. Voglio un'altra carta per il mondo. È come se anche se arrivasse questo contratto, le cose per voi non sarebbero complete. C'è questo diavolo che mi stona, diciamo, in tutto quello che è la lettura. C'è qualche tipo di pensiero che vi condiziona fortemente e potrebbe essere o attaccato, scusate, o collegato al tipo di contratto, al tipo di accordo, perché effettivamente un accordo arriva e ci sono dei frutti da raccogliere, ma potrebbero non essere esattamente i frutti che voi vi aspettate, oppure questi frutti potrebbero creare come una sorta di condizionamento per quello che riguarda l'obiettivo che voi volete raggiungere. Per la serie, ho raggiunto un traguardo, ma non mi sto avvicinando all'obiettivo che voglio realizzare io, anzi questo traguardo mi dà più responsabilità, più pensieri e la busta paga o il compenso non è ancora come io lo vorrei. Ecco, la sento un po' per questo stile. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, 10 di coppe, e fante di spade. Datemi una carta per il diavolo, perché qui ho la sensazione che sì, andrete a difendere il tutto e per tutto. La forza la troverete, questo ve lo posso garantire. Il punto è mettere in equilibrio quello che è la mente con il cuore, quello che potrebbe essere il vostro bisogno di tempo per voi e il tempo che dedicate agli altri. Per qualcuno gli altri potrebbero rappresentare i figli. Se siete in una situazione di separazione, ragazzi, vi dico che le cose diventeranno più tranquille, si regolarizzeranno in qualche modo, riuscirete a dedicare più tempo a voi stessi. Però qui ho come la sensazione che qualcuno inizi a cercare delle tecniche di sopravvivenza per mantenere unito questo gruppo, questa famiglia, questo senso di unione, anche se foste in coppia, eh. C'è comunque un forte appagamento. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Perché l'asso di coppe, asso di denari è appeso. C'è questo nuovo inizio. È un inizio sia emotivo che anche materiale, quindi nel pratico, diciamo, ma
Ho come la sensazione che ancora non vediate le cose da un punto di vista ampio, in prospettiva. Cioè qua c'è come l'inizio del, ok, inizio a vedere la luce in fondo al tunnel, me lo devo sudare, c'è qualche tema legato qui o alla distanza o alla fretta che condiziona un po', che preme, che pesa, diciamo così. Potrebbe anche essere una mancanza di tempo, che causa fretta nel fare le cose o cose per lo stile. Ma tutto questo, scusate, sarà a fin di bene, per appunto proteggere quello che avete già costruito fino ad adesso. C'è questo nuovo inizio, c'è la possibilità di una nuova strada. Per qualcuno la sua di coppia, dov'è l'altro? Qua. Parla di un nuovo innamoramento. La sento poco, in realtà la situazione di coppia. Mi sembra più una situazione familiare o lavorativa, però ognuno di voi insomma, la faccia vibrare in base alla propria realtà. Comunque le stese sugli effetti e l'amore usciranno la prossima settimana, per la seconda parte di maggio. Andiamo a vedere il giudizio. Regina di bastoni, sacerdotessa e 8 di spade. Che interessante, perché la sacerdotessa è colei che guarda al di là, mentre l'8 di spade è una carta che non vede neanche quello che c'è davanti al naso. È un po' come se fosse è anche il giudizio è una carta che vi dice di vedere le cose in prospettiva. Qui ragazzi secondo me dovete pulire un pochettino i pensieri che fate, perché tra la fretta, allora la fretta si dice che è cattiva consigliera. Qui ho la sensazione che non vediate o non riuscite a vedere qualche tipo di risvolto della medaglia, qualche tipo di soluzione B, perché? Perché vi state facendo prendere dalla fretta e pensate di non avere vie d'uscita. Invece in realtà qui la via di uscita c'è, magari non la vedete subito, potrebbe essere anche, come vi dicevo prima, una chiacchiera, un qualche tipo di comunicazione che arriva e regolarizza, qualche tipo di contratto, qualche tipo di mediatore anche potrebbe essere. E comunque tutto questo movimento che andrete a fare è per garantire, diciamo, la stabilità, per mantenere la stabilità e dare il passo a questo nuovo inizio. Non vi preoccupate, secondo me, se adesso non riuscite ad avere la visione di insieme, semplicemente guardate, avete anche l'appeso di nuovo. È un po' come, ok, accettate questo nuovo inizio, accettate quello che vi è successo, perché l'appeso è appeso a testa in giù e non può fare nient'altro che non accettare la situazione perché ha le mani e i piedi legati, quindi non può fare nient'altro. Tenete presente che se state cercando figli, vi dico che la seconda parte di maggio potrebbe essere un buon periodo per tentare. Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Aggrapparsi al passato e volgersi all'interno. Guardate, lo sento molto con questo diavolo, i condizionamenti del passato. Anche questa carta qui è raffigurata con dei visi, dei volti, come se fossero le voci dietro e dentro di noi. Dietro di noi nel senso dei nostri avi. Dentro di noi è l'ego e la testa. E qui è come se ci fosse qualche dinamica di pensiero che è legata a cose passate. Adesso bisogna accettare che le cose sono diverse e da lì ripartire. E ripartirete. L'unica cosa, ecco, è cercare appunto di vedere la visione di insieme, non la singola, perché il 5 di bastoni, ragazzi, è una carta che ci parla di lotte per stupidaggini. Cioè sono quelle cose che, anche quello spreco di energia nel discutere che si potrebbe risparmiare perché non sono cose così tanto importanti, cioè nel senso alla fine il risultato lo otterrete. Andiamo a vedere ancora una carta di questo oracolo, l'ultimo consiglio, saggezza. Vedi i tuoi avversari come un'opportunità per espandere la tua luce spirituale. Lo spirito, la luce del tuo spirito sarebbe. Bellissima. Allora, manca la carta della luna, ma la sento piuttosto in linea con questa carta qui, perché è un po' come se vi dicessero di usare la legge dello specchio, no? Cioè, quello che ci dà fastidio, e qui potrebbe essere quello che è successo in passato,
quello che ci dà fastidio degli altri di solito rispecchia qualche cosa che noi, in noi stessi, non abbiamo elaborato. Se vi dà fastidio che gli altri siano disordinati è perché voi stessi non vi permettete di esserlo, o quando vi capitano i periodi disordinati, il vostro ego, la voce interiore dice ecco guarda come sei disordinato, vedi? Vi sgrida, no? Quindi quello è il critico interiore che va un po' messo a tacere. Ecco, quando succedono queste cose, quello che faccio io con me è dire, proprio parlare, creare come un dialogo con il mio ego e dire, va bene, tu hai ragione, però io in questo momento sento che ho bisogno di fare questa cosa qua. Con te ci vediamo dopo, sto facendo il meglio di quello che posso, in questo momento sono stanca, per esempio, e riconosco che ho bisogno di spazio, ho bisogno di X cosa. Riconoscere i propri bisogni e mettere a tacere la mente. Va bene ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se per caso volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale. Se volete dare un'occhiata ai temi che sto trattando nella sezione degli abbonati, potete curiosare nelle playlist dedicate. Sono quelle che hanno la copertina viola e i titoli si vedono, i titoli dei video, ok? Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!